Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Sono Gianluca e mi studio alla Magistrale di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi continuiamo la nostra lunga chiacchierata sulla storia della democrazia americana. Parleremo degli anni 70 e della presidenza di Nixon e di Carter. Gli Stati Uniti degli anni 70, non si può iniziare questo discorso parlando della guerra del Vietnam. E qui questa immagine come simbolo, questa guerra che è iniziata, se vogliamo, nel 1955 come una guerra di liberazione coloniale. Il Vietnam del Nord, i comunisti di Ho Chi Minh che fecero guerra alla Francia perché tutta quella penisola, l'Indocina, era una colonia francese. Ma in seguito vediamo che, come tipico della storia di questi paesi che si sono appena liberati dall'Unione coloniale, rientrano subito in una egemonia della guerra fredda, quindi si devono schierare tra uno dei due blocchi e quindi il Vietnam rientra in quella teoria di politica estera chiamata anche rollback, quindi scacciare con la forza i comunisti. E questo iniziò dalla presidenza Kennedy, quindi con il 1962, quando la presenza americana, che era sempre stata presente sul Vietnam, la presenza americana si fa più consistente, fino ad arrivare nel 1964 con la presidenza di Lyndon Johnson, dove abbiamo effettivamente un invio massiccio di un contingente di forze militari americana e poi alla fine siamo nel 1969 con la presidenza di Nixon. Ebbene, il contingente americano, le forze americane sono mezzo milione, 500.000. Ovviamente la guerra finirà il 30 di aprile del 1975, quando la capitale del Vietnam del Sud, Saigon, sarà invasa e sarà conquistata dai vietnamiti del nord di Ho Chi Minh. E questo segnerà la fine, sarà un forte trauma degli Stati Uniti, che rivivono uno stato di malessere, uno stato di crisi che avevano precedentemente sentito solo con la crisi del 29. E se vogliamo, questo è la disillusione, la fine del mito americano, visti come i liberatori del mondo che hanno avuto questa veste, se vogliamo, nella prima, ma soprattutto nella seconda guerra mondiale. E invece gli americani scoprono che il loro imperialismo, come ogni imperialismo, non è ideale, ma ci sono solo cattivi nella storia delle egemonie, e questo si vede bene nella cultura americana e anche nei film. Tutti i film che del Vietnam raccontano questo trauma, questa scoperta dolorosa della coscienza americana. Pensiamo a film come, non so, Platoon, come Apocalypse is Now, ma Full Metal Jacket. Siamo pieni di film e basta confrontarli con i film sulla seconda guerra mondiale. Non so, pensiamo al giorno più lungo, il D-Day, e se non altro adesso si è visto dagli anni 90 in poi, penso a Salvate il soldato Ryan, ma penso a un film uscito qualche anno fa, Fury, dove si vede anche lì, nella seconda guerra mondiale, si vedono gli americani, il loro lato oscuro. Ma tornando a noi, questa disillusione, questa fine del mito, inizia proprio con la sconfitta del Vietnam, con la consapevolezza della presa d'atto del loro imperialismo. Nel 1975 la guerra del Vietnam finisce con una disastrosa sconfitta della potenza imperialistica statunitense, ma il subcontinente dell'Indocina continuò a vivere nella guerra. Infatti nel 76 al 78 la Cambogia, i Khmer Rossi cambogiani guidati da Pol Pot, tentarono di attuare il loro progetto idealistico di una rivoluzione sociale. Questo portò a un autentico genocidio, nella quale non solo gli avversari politici vennero eliminati fisicamente, ma si cercò di cancellare la cultura precedente, vennero distrutte le biblioteche, i templi buddisti, si attuò una migrazione forzata che dalle città doveva portare gli abitanti a vivere nelle campagne. Infatti il loro fine era quello di creare un comunismo agrario. I
Khmer Rossi erano alleati della Cina di Mao, ma nel 78 il Vietnam unificato di Ho Chi Minh, il Vietnam comunista, volendo imporre la propria egemonia nel subcontinente, invase la Cambogia e si combatté una guerriglia tra i Khmer Rossi e i vietnamiti. La Cina di Mao rispose dal canto suo, essendo alleata dei Khmer Rossi, con l'invasione nel 79 del Vietnam, facendo un'autentica punitiva. Ebbene, così con la fine degli anni 70 vediamo che c'è questa guerra civile, questa guerra fratricida fra i comunisti dell'Indocina. E se vogliamo proprio essere cattivi, abbiamo visto appunto l'imperialismo e il realismo degli Stati Uniti imporre la loro egemonia nel Vietnam, ma abbiamo anche visto come questo caso dei Khmer Rossi, che è uno dei tanti esempi, se proprio vogliamo, nel quale gli idealisti, penso ad esempio ai 30 tiranni del 404 di Atene, penso ai Giacobini del 1973, è uno dei tanti esempi di quando gli idealisti vanno al potere, cercano di portare con ogni mezzo i loro piani ideali, la loro visione del mondo a qualsiasi costo, e quindi sforando anche dalla realtà e commettendo delle immane atrocità. E così si finisce con la fine degli anni 70, troviamo questa guerra civile tra i comunisti nell'Indocina. Parlando della guerra del Vietnam, non si può non citare la controcultura della metà degli anni 60, che in America e anche se vogliamo nel Regno Unito nasce appunto come una controcultura, un movimento sociale che soprattutto negli Stati Uniti si impegna contro la guerra nel Vietnam, e sono i giovani, i nati dal baby boom degli anni 40, ma soprattutto degli anni 50, che si impegnano e protestano contro quella guerra imperialistica che non capiscono. Invece, ovviamente, in Europa, penso soprattutto alla Francia del maggio del 68, penso anche all'Italia, è stato più una protesta appunto politica di portare una maggiore eguaglianza, ad esempio l'accesso all'università, permettono anche chi non avesse fatto il liceo, ma questo viene soprattutto in Europa, appunto pensiamo al maggio del 68 in Francia. Invece siamo in America, è più culturale, o meglio controculturale, è un movimento sociale. Ci si batte contro quella riforma manageriale tecnocratica che era già iniziata con Kennedy all'inizio degli anni 60, quindi quella politica liberal tecnocratica, e quindi si va contro tutto questo, si vuole una maggior partecipazione dal basso, gli studenti si riuniscono in assemblee di democrazia orizzontale, e qui che per la prima volta i temi, la cultura dell'Oriente, come non so, per esempio pensiamo allo yoga o delle varie filosofie orientali, il buddismo o anche della religione induista, entrano nella cultura occidentale. Possiamo dire tutto quello che noi oggi vediamo come radical chic in realtà è nato in questo periodo, ed è per la prima volta che viene importato. La musica avrà un forte peso da questo punto di vista, e oltre a questi temi, anche il tema anche dell'ecologia inizia a essere presente, quindi si critica tutta quella visione appunto quantitativa sia della politica, dell'economia, della società, e quella gerarchia la si critica fortemente, e tra i vari esponenti di questo abbiamo Timothy Lear e altri ricercatori di Harvard, quindi stiamo parlando di una prestigiosa università che con le loro ricerche in campo psichedelico, sperimentando questi primi medicinali, sperimentando successivamente queste prime droghe di LSD, indagano l'inconscio, e nella loro visione, possiamo dire visionaria, pensavano di poter cambiare il mondo in senso pacifico. Quindi dalla metà degli anni 60 fanno questo studio della psicomana e dell'inconscio, quindi tutta questa che è stata denominata controcultura si unisce alle rivolte del Vietnam, e ovviamente con il grande tema, sempre in quel periodo, parliamo dell'integrazione razziale degli afroamericani, perché sempre in questo periodo gli afroamericani, guidati da Martin Luther King, si battono per i loro diritti. Una cosa che dobbiamo ricordarci, e colleghiamo con la nostra chiacchierata
su Nixon e nel 69 un personaggio che sarà famoso negli anni 80, il governatore della California, un certo Ronald Reagan, per contrastare l'occupazione del campus della Berkeley, della California ovviamente, che gli studenti l'avevano occupato, avevano manifestato, proclama, fa intervenire direttamente la Guardia Nazionale con jeep ed elicotteri e proclama un coprifuoco. Ovviamente l'opinione pubblica rimane spaccata in due e quindi questo è il 69, questa era controcultura. In questo contesto di forti speranze, di cambiamenti sociali, di movimenti, vediamo la figura di Robert Kennedy, un esponente del Partito Democratico, dell'area più liberal progressista. Robert Kennedy, fratello dell'ex presidente assassinato, è a favore di un approccio qualitativo e quindi no quantitativo, nella quale la grandezza di uno Stato non si deve misurare dal PIL, ma da vari fattori e per una politica di istruzione pubblica, un'assistenza sanitaria gratuita e in più si avvicina alle istanze della sinistra giovanile, quindi una democrazia più locale, più diretta e abbraccia le rivendicazioni che in quegli anni sono degli afroamericani, quindi di Martin Luther King. Inoltre nella sua politica sono presenti forti temi di ecologia. E quindi vediamo come, per tornare ai giorni nostri, come la figura di Robert Kennedy la possiamo trovare anche in quella che è stata dell'ex presidente Obama. Obama possiamo incastonare in questo pensiero del Partito Democratico, in questa corrente libera progressista. Ovviamente, come tutti voi sapete, Robert Kennedy morirà nel 1968 e sarà ucciso da un giovane giordano di origine palestinese. Il motivo di questo è che Robert Kennedy appoggiò Israele nella guerra dei sei giorni, perché in questo periodo Nixon, con il grande realismo del suo consigliere Kissinger, è a favore e appoggia Israele nel Medio Oriente contro il mondo arabo, l'Egitto e la Giordania, che in questo momento storico vuol dire l'Unione Sovietica. Quindi nel 68 morirà la grande speranza del Partito Democratico, di questa ala libera progressista di Robert Kennedy, e morirà anche nello stesso anno il Martin Luther King. Gli anni 70 sono anni di crisi, il compromesso sociodemocratico che si era formato alla fine della seconda guerra mondiale nei paesi occidentali, ebbene, con l'inizio degli anni 70, possiamo dirlo, va a schiantarsi. Un primo tassello di questa storia possiamo vederla nel 1971, quando gli Stati Uniti di Nixon decidono di sganciare la conversione del dollaro con l'oro e quindi creare non c'è più una sicurezza, una stabilità. Ma la crisi effettivamente inizia nel 73 con la crisi petrolifera, quando a causa delle guerre arabo-israeliane, penso alla guerra dei sei giorni del 68, il prezzo del greggio quadruplica, comincerà sempre di più ad aumentare e arriveremo alla fine degli anni 70 che il prezzo sarà 10 volte superiore. Ed è un quadro che noi oggi conosciamo, perché questo crea un autentico shock petrolifero e i paesi industriali, i paesi occidentali, si rendono conto di essere completamente dipendenti, e sottolineo questa espressione, dipendenti da questa materia prima, perché l'aumento del greggio, come tutti voi sapete, causa anche tuttora un aumento dei prezzi. La produzione per la prima volta in 20 anni si ferma, avviene la disoccupazione perché le industrie, se non possono produrre, sono in crisi, devono licenziare. Lo Stato, e qui inizia la crisi del welfare state, nella quale lo Stato, che si alimentava il compromesso socialdemocratico, prendeva le tasse, per farla molto semplice, dalle imprese, e una parte delle tasse le investiva in un benessere sociale, e poi chi riceveva questo benessere sociale lo investiva nel mercato e quindi comprava mezzi, comprava automobili, comprava elettrodomestici, quindi alimentava la grande industria. Questo era
detta molto semplicemente, il cerchio magico del compromesso social-democratico. Ebbene, tutto questo viene a infrangersi, avviene un'autentica crisi del welfare state, gli stati occidentali non riescono più a farsi carico di questa enorme spesa pubblica, ed è qui che iniziano le teorie neoliberiste, le teorie di austerity che noi oggi conosciamo bene. Ovviamente è tutto partito dagli anni 70, ma è partito in modo graduale. Gli anni 70 sono anni di appunto crisi economica, crisi morale, penso soprattutto agli Stati Uniti, ma soprattutto crisi sociale. E questo l'abbiamo ben in mente nella nostra Italia degli anni 70, nella quale dalle manifestazioni degli studenti della fine degli anni 60 siamo arrivati appunto, agli scioperi, grandi scioperi di massa, agli scioperi violenti, siamo arrivati alle Brigate Rosse. E dalla metà degli anni 70 tutti i paesi, compresa l'Italia, tutti i paesi dell'Occidente, vivono quel grande dramma sociale che è l'uso delle droghe pesanti, soprattutto della eroina, che dilaga nelle periferie e non solo ovviamente nelle periferie, però è un'autentica piaga sociale, sintomo di un malessere sociale. Per chiudere il quadro, lo shock petrolifero dà anche un'altra lettura. Se negli anni 50-60 è vissuto quel neocolonialismo nel quale i paesi occidentali, i paesi industriali, che non avevano più le colonie formalmente, ma ufficiosamente continuavano ad arricchirsi, continuavano a sfruttare le materie prime delle ex colonie. Bene, con gli anni 70 emerge che il terzo mondo non è omogeneo, ma c'è una parte del terzo mondo, ovvero coloro che non fanno parte del blocco comunista e del blocco occidentale, una parte di questo terzo mondo che si arricchisce, è una parte e l'Occidente e anche ovviamente il blocco sovietico che è anche più autonomo. Ebbene, soprattutto il gruppo occidentale è dipendente da alcuni paesi produttori del petrolio. Ebbene, quindi le teorie del neocolonialismo iniziano un attimo a essere riviste, oppure casomai viste solo in determinati settori. Ma con la fine degli anni 70, appunto, anzi con l'inizio degli anni 70, per tutti gli anni 70, inizia la crisi del welfare e possiamo dire che è la fine del compromesso social-democratico. Il presidente Nixon, un autentico self-made man, non veniva da una famiglia così ricca come era la famiglia dei Kennedy, era un repubblicano molto rigoroso. L'abbiamo già incontrato nel nostro precedente video sulla politica degli anni 60, lo troviamo nel celebre dibattito televisivo del 26 settembre 1960 tra Nixon e Kennedy. E ricordiamolo solo, è importante questo dibattito perché per la prima volta nella storia occidentale, se vogliamo anche del mondo, un dibattito politico segna le sorti di una campagna elettorale. Infatti in questo dibattito Nixon, che era profondamente provato dalla campagna elettorale, era anche stato operato da poco tempo, quindi non era in grandissima forma, risultò impacciato e sulla difensiva rispetto a un giovanissimo Kennedy, più giovane, se vogliamo più bello e più prestante, che Kennedy riuscì a bucare lo schermo e riuscì a entrare nel cuore degli americani. È grazie a questo che riuscì a essere eletto, ottenne i maggiori voti. E quindi è importantissimo, e qui capiamo che da questo momento nella tradizione degli Stati Uniti c'è questa cultura e questo peso sui dibattiti televisivi. Siamo l'ultimo dibattito che abbiamo visto tra Biden e Trump, ovviamente sotto un totale profilo completamente diverso, però è dal 60 che in America sono importanti i dibattiti televisivi per le presidenziali, appunto, quello del 60 tra Nixon e Kennedy. Torniamo a noi, dopo Kennedy c'è stato Lyndon Johnson e finalmente nel 69 Nixon si ricandida e questa volta vince la presidenza. Ma perché è importante tra i vari aspetti della politica americana? Perché sotto Nixon avviene la grande scissione, o se vogliamo la grande unione del Partito Repubblicano. Il Partito Repubblicano è quello che vediamo noi oggi. Ricordiamo il Partito Repubblicano che fino alla guerra di secessione americana è stato il partito di Abramo Lincoln, era a favore per la fine della schiavitù e quindi se vogliamo nella guerra di secessione americana i repubblicani sono stati i buoni, i bravi e invece i democratici i cattivi, cosa che è completamente diversa tra
dell'America che vediamo noi oggi. Infatti è sotto Nixon che vediamo si forma un neoconservatorismo. Mi spiego meglio, i conservatori democratici del Sud, che ovviamente erano ostili a quel movimento di rivendicazione dei diritti degli afroamericani, tra di loro si sviluppa un nuovo patriottismo, un nuovo sentimento filo-israeliano, quindi anti-arabo. Sono contrari a una società multietnica, come già detto, sono contrari all'estensione dei diritti degli afroamericani, sono sempre i cattivoni del Sud democratici. Ebbene, questo filone di conservatori che non si trova più con le istanze di Lyndon Johnson, ma ancora di più con le istanze di Robert Kennedy del libero progressismo. Questo conservatori democratici del Sud si incontrano e si sposano con una nuova destra cristiana fondamentalista, che è quella che prende la forza negli anni 80 Reagan, Bush padre e figlio e poi anche Trump, e sempre in questi stati del Sud, una profonda destra cristiana protestante fondamentalista. E inoltre a queste due correnti aggiungiamo anche i conservatori repubblicani che appunto si sganciano ehm, e chiedono, si sganciano da tutti quei movimenti giovanili e progressisti. Nixon è per la classe medio-bassa, la sua classe, come abbiamo appena detto. Gli anni 70 sono un periodo di crisi, un periodo di proteste. Gli americani stanno perdendo questa guerra. Inoltre, alla fine degli anni 60, la New Left, la sinistra americana, si radicalizza. Nel 69 fa degli attentati con delle bombe a delle corporation, delle grandi multinazionali a New York. Bene, tutto questo scoraggia e fa indurire, se vogliamo, i conservatori repubblicani. Inoltre, negli anni 70 c'è una crisi economica, una crisi sociale, soprattutto morale. Gli Stati Uniti vivono una profonda crisi che avevano già una crisi come quella che avevano vissuto dopo il 29. Gli Stati Uniti effettivamente negli anni 70 sono in ginocchio. Bene che in questo contesto di profonda sfiducia, che è dato anche dal contesto della guerra del Vietnam, viene a formarsi una nuova destra sotto il partito repubblicano guidato da Nixon. E qui all'elezione del secondo mandato del 72 si forma la Grand Old Party, ovvero questa unione del partito repubblicano, dei conservatori del partito repubblicano che non stanno a queste idee di cambiamento, a queste idee progressiste, si uniscono ai democratici e conservatori del Sud. E quindi qui, se vogliamo, è la fine del grande New Deal Coalition di Roosevelt che aveva permesso di governare, aveva creato questo grande consenso liberal tra i democratici del Sud, tra i grandi imprenditori, le grandi corporation del Nord e, se vogliamo, le elementi più progressiste dell'Ovest, della California. Bene, tutto questo nel 72 viene a spaccarsi per il formarsi di una nuova maggioranza di nuovi conservatori all'interno del partito repubblicano, e questo si vede in modo esplicito nelle elezioni del 72, alle quali Nixon stravince, e Nixon ottiene in questa elezione l'82% dei voti dei maschi bianchi negli stati del Sud. Capite? È un presidente repubblicano dalla guerra di secessione americana, anche prima non si era mai visto che gli stati del Sud diventassero repubblicani. E quindi questo è un passo che ci porta all'America che noi oggi vediamo, all'America di Trump, e quindi gli stati del Sud sono profondamente repubblicani. Ma è importante ricordare ancora una volta che avviene da questo momento, quando si forma una nuova forza dei conservatori, guidata dal Partito Repubblicano. All'inizio di questa chiacchierata abbiamo parlato così di come i regimi idealisti, nella loro attuazione, nei loro piani, nei loro ideali, creano a volte dei veri e propri sconvolgimenti, ma questo è anche il caso per i pensatori, per gli uomini di Stato realisti. E parlando dell'America di Nixon, non si può che non citare il segretario di Stato Kissinger, un autentico esponente del realismo politico,
un autentico Machiavelli del Novecento. Questo segretario di Stato consigliò, e grazie a lui che gli Stati Uniti con Nixon si staccano dall'Europa per avere un miglior autonomia, dei migliori interessi, si guarda ai interessi proprio dello Stato, e quindi quel legame atlantico tra gli Stati Uniti ed Unione Europea che si è venuta a formare viene a scemarsi sotto la presidenza Nixon. Un altro punto a favore per l'egemonia e il realismo americano è nel 71, quando il dollaro viene sganciato dalla conversione in oro. Questo era avvenuto con i celebri accordi di Bretton Woods del 1944. Gli Stati Uniti erano in crisi, avere la valuta dell'oro, la valuta del dollaro che equivaleva alla conversione in oro era svantaggioso a quell'epoca per gli Stati Uniti, perché per farlo in un modo molto semplice e banale, se un paese vive di esportazioni, quindi deve esportare i suoi prodotti, conviene che la sua valuta valga poco, quindi questo permette l'acquisto delle materie che produce agli altri paesi. Invece, se è un paese importatore che deve importare le materie prime, come un caso degli Stati Uniti, un paese industriale, conviene che la moneta sia forte. Se il dollaro vale di più, posso comprare più merci. Ma questo è un esempio estremamente facile e ovviamente estremamente più complesso. È un esempio, giusto per capirci. Quello che è importante è che gli Stati Uniti con Nixon nel 71, sganciando la conversione dell'oro, rende, è la realtà che vediamo noi oggi. La moneta di uno Stato si basa sulla fiducia che ha del mercato. Se uno Stato stampa troppi soldi, viene sfiduciato, perché i mercati pensano che non ha tutti quell'oro e quindi sta semplicemente stampando del semplice carta. Ma non entriamo troppo nella complessità di questo argomento, che è estremamente complesso. Un'altra politica, evitiamo l'estremo realismo politico. Nel 72 la Cina di Mao si allinea con gli Stati Uniti, e questo avviene tra uno storico viaggio diplomatico che fa il presidente Nixon nella Cina. Questo perché la Cina comunista di Mao era entrata in lotta di collisione con il comunismo dell'Unione Sovietica, e quindi da celebri avversari la Cina diventa un buon alleato nella lotta contro l'Unione Sovietica. Sempre nel 72 avviene un incontro e un altro viaggio diplomatico del presidente Nixon, questa volta direttamente nell'Unione Sovietica, per deliberare e per iniziare lo smantellamento delle armi nucleari. Un primo grande accordo, se pensiamo all'inizio degli anni 60, con la crisi della Baia dei Porci, con Kennedy e l'Unione Sovietica, che si arrivò a un passo dalla terza guerra mondiale. Bene, con Nixon abbiamo un primo passo per eliminare, forse è una parola grossa, per diminuire comunque l'armamento delle armi nucleari. Bene, ma la politica di Nixon, come abbiamo detto, abbiamo visto, viene rieletto nel 72, stravince le elezioni, ma sempre nel 72, siamo al 17 di giugno, inizia il famoso Watergate, ovvero non si capisce bene il motivo. Il Partito Repubblicano ha stravinto, Nixon ha stravinto, i democratici sono a pezzi, ma il presidente Nixon, col supporto dei servizi di informazione, con l'FBI, quindi per una polizia federale, spia con mezzi governativi federali il Congresso nazionale del Partito Democratico, e questo ovviamente è il presidente esce fuori dai suoi limiti costituzionali, verrà fuori appunto il 17 di giugno 72, questo scandalo del Watergate. Il Congresso emana l'impeachment, ovvero l'intero Congresso, se vogliamo il Parlamento americano, manda Nixon uno stato di accusa di alto tradimento.
Questo finirà nel 74 con le dimissioni dello stesso Nixon, il quale, essendosi dimesso il presidente che succederà il suo vicepresidente, il Gerald Ford, una volta arrivato alla presidenza, porrà fine alla procedura di impeachment e non si avrà nulla, non si andrà oltre. Un po' quello che abbiamo visto questo anno con la fine della presidenza Trump e Biden che arriva e decide di dare un colpo di spugna al suo impeachment. Ebbene, abbiamo illustrato la politica realista di Nixon. Il realismo di Kissinger ancora oggi è un punto di riferimento nella scuola politica americana. Ancora oggi ci sono due modelli, la scuola wilsoniana e la scuola di Kissinger. Il realismo di Kissinger, il realismo machiavelliano, è quello che più noi oggi ci sta più stretto, infatti, nell'ottica di una guerra fredda, di una contrapposizione, di una lotta ad ogni costo. Kissinger e gli Stati Uniti arrivarono persino a finanziare quei dittatori che si impegnarono nella lotta al comunismo, come nel caso del Cile del 73, nella quale gli Stati Uniti favorirono l'ascesa di un dittatore che fu colpevole di numerosi omicidi e quindi, essendo anche dittatore, pose fine ai diritti di quel paese. Quindi qui gli Stati Uniti si vede il loro volto più realistico, più imperialistico, non tanto difensori della libertà. Bene, fu anche nel 63, diventò anche il premio Nobel per la pace, alquanto discusso, ma per ora non stiamo a contestare. Dobbiamo riflettere sul realismo politico e su quel periodo che era nel contesto della guerra fredda. Nel 1975 avviene l'atto finale della conferenza della sicurezza e della cooperazione in Europa ad Helsinki. Semplicemente è stato un trattato che è stato firmato dall'Unione Europea, ma dai due blocchi, dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica e da altri stati come il Canada, nella quale si cercava di sciogliere la tensione che si era creata. E in questa conferenza vediamo che l'Unione Sovietica sembra aver vinto la guerra fredda, infatti i regimi comunisti sono consolidati sia nell'Europa ormai dell'Est, fino per arrivare all'Indocina. Apparentemente, appunto, l'Unione Sovietica sembra aver vinto la partita, ma ricordando il realismo di un pensatore del V secolo a.C., e qui mi rifaccio lo storico Tucidide, queste contrapposizioni tra questi due blocchi si avrà solamente una fine quando uno dei due blocchi cesserà di esserci, e quindi la guerra fredda non è finita, è solo un momento di una temporanea pausa. Bene, il patto, la firma di Helsinki è avvenuta sotto la presidenza del Ford, che era stato vicepresidente di Nixon, ma il quale, secondo il Watergate, si è dovuto dimettere per l'impeachment in corso nel 74. Ebbene, tornando a noi, tornando alle immagini che vi propongo, qui abbiamo il presidente Carter, siamo nel 77, e qui l'ultima volta abbiamo la grande coalizione della New Deal Coalition, quindi gli stati democratici del sud, che uniscono i voti ai grandi imprenditori del nord, il nord industriale, con il pensiero più progressista dell'America e soprattutto dell'Ovest degli Stati Uniti. Bene, questo perché ovviamente i repubblicani hanno perso completamente la faccia a causa del Watergate. Ebbene, vediamo che gli Stati Uniti sotto Carter portano la bandiera dei diritti umani, e qui sono gli Stati Uniti che noi conosciamo, paladini della democrazia nel mondo, della libertà, dei diritti uomini e donne di altre etnie, cosa che, come abbiamo visto negli anni 60, non è stato così. Gli afroamericani sarà stato neanche un decennio che hanno acquistato completamente i diritti. E bene, invece qua con Carter li vediamo pienamente sbandierare l'arma dei diritti umani come appunto arma contro l'Unione Sovietica, e sono gli Stati Uniti che vediamo noi oggi. Un esempio, pensiamo alla guerra di successione americana, che oggi gli americani stessi la vedono come una guerra contro la schiavitù, ma
come abbiamo visto in questo secondo video che ho fatto sulla storia degli Stati Uniti, è stata una guerra dettata da ragioni politiche, sociali ed economici, non è stata fatta una guerra in primis per la schiavitù. Ma di questo non ne parliamo adesso perché ne abbiamo già parlato. Ebbene, nel campo dei diritti umani, nel campo della politica estera, la presidenza di Carter si caratterizza per una limitazione degli armamenti nucleari e bellici con il blocco dell'Unione Sovietica. Inoltre nel 1978 a Camp David c'è stato uno storico incontro per sciogliere la tensione tra Israele e l'Egitto e quindi tutto quanto il mondo arabo. Inoltre nel 79 è avvenuta il ripristino delle relazioni con la Cina, che già nel 72 con Nixon la Cina era rientrata, si era avvicinata agli Stati Uniti, la Cina di Mao, in vista di un'opposizione al comunismo dell'Unione Sovietica. E infine, parlando dell'Unione Sovietica, arriviamo nel 79 quando l'Unione Sovietica inizia la sua guerra del Vietnam, ovvero fa la guerra all'Afghanistan, e qui vediamo che gli Stati Uniti ritornano con le classiche armi della guerra fredda, un'opposizione mediatica, ma un'opposizione finanziando e armando gli afghani contro l'Unione Sovietica che li sta invadendo. Uno tra tutti, voi tutti sapete, il celebre Bin Laden è stato finanziato, era un uomo degli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti alimentano e finanziano il fondamentalismo islamico contro l'Unione Sovietica. Questo avrà una lunga scia, ma adesso non è il caso di parlarne. L'unica cosa che ancora ci dobbiamo soffermare per capire quanto gli Stati Uniti sono in ginocchio in questo momento, nell'Iran del 79 viene la rivoluzione islamica sciita, la Persia non si chiamerà più Persia ma si chiamerà Iran, e quindi nell'ambasciata americana vengono rapiti, vengono sequestrati un tot di cittadini americani, e gli Stati Uniti, che fino a qualche anno prima, fino alla guerra del Vietnam, non ci avrebbero pensato un momento a invadere, a fare l'atto di forza vistoso con ogni mezzo, Carter decide invece di inviare le forze speciali. Questo è un fallimento e quindi la sua presidenza ci fa una magra figura, però gli Stati Uniti alla fine degli anni 70 non sono quella grande potenza che erano precedentemente, quindi questo, il caso dell'ambasciata in Iran, è indicatore, è un esempio lampante del malessere, della crisi morale, anche della crisi egemonica che vivono gli Stati Uniti. E questo sotto la presidenza Carter, che poi gli Stati Uniti noteranno un bisogno di cambiamento, un ritorno a essere i primi American First, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio parlando degli Stati Uniti degli anni 80 e degli Stati Uniti di Reagan. Nel 69 abbiamo lasciato la nostra ultima chiacchierata sulla storia del jazz. Abbiamo visto che è uscito il celebre, amatissimo, discusso, contestatissimo album di Miles Davis, Beach Brew. Bene, ma perché siamo arrivati a quest'album? Perché Miles Davis sfonda e porta il jazz in un'altra dimensione? Per far questo dobbiamo parlare di che cosa è stata la popular music nel decennio precedente. Abbiamo visto nella metà degli anni 50, quando la musica jazz smette di essere una musica commerciale, una musica da ballo, ma con il bebop ha una vera virata, una vera rivoluzione. Se vogliamo, diventa una musica intellettuale, una musica fatta da musicisti per un pubblico di musicisti. Nella metà degli anni 50, nella musica da ballo, popular music, arriva Elvis con il suo rock and roll, e sono anche gli anni della grande tradizione del rhythm and blues, uno tra tutti pensiamo a Ray Charles, e nel 62 esce il primo album di Bob Dylan, e quindi un cantautorato più impegnato con i testi. Ebbene, nel 63, e qui il mio filo conduttore per questa grande rivoluzione saranno i Beatles. Nel 63 esce il loro primo album, i Beatles sono questa unione, se vogliamo, perfetta della tradizione americana,
del jazz, del blues, ma soprattutto del jazz, come vedremo, con la tradizione europea, la tradizione dell'armonia e della melodia, che è l'idea fondamentale, quella di una tensione, preparazione e risoluzione, cosa che peraltro lo stesso jazz come musica del Novecento ha preso e fatto sua. Ebbene, con il primo singolo Love Me Do vediamo che è formato su una classica canzone standard jazz. La struttura è una struttura americana, quindi un chorus, chorus e un bridge, ma viene innestata una melodia, una concezione melodica del canto. Infatti vediamo che la melodia tende a risolvere. Un altro esempio di questo innesto fortunato è l'album 2 anni successivi, è l'album Hard Day's Night del 64, e qui vediamo che la strofa, una canzone scritta da John Lennon, e si basa su un giro di 12 battute, le 12 battute del blues, ma nel bridge la melodia è di tipo europeo. Sono innumerevoli gli esempi, facciamone degli altri. Vediamo che nel 64, quando esce l'album Help, che inizia a essere un album di rottura rispetto ai primi, vediamo che ovviamente i Beatles, due grandi figure, e non solo, erano tutti e quattro, ma le due grandi figure sono Paul McCartney e John Lennon. Non dobbiamo pensare, come tutti quanti pensano, che Lennon era quello più della tradizione americana, invece Paul era quello più della tradizione europea. Era un continuo discorso, la realtà è molto più complessa di così, e nell'album Help abbiamo un esempio di quanto Paul McCartney fosse cresciuto più di tutti gli altri tre nella tradizione del jazz. Infatti suo padre suonava il piano negli anni 20 in un gruppo jazz. Siamo negli anni 20, siamo ancora lontani dal bebop, siamo all'inizio del jazz, degli standard jazz, ma un pezzo come Yesterday non possiamo che vedere nella sua armonia, nella sua progressione di armonici, una chiara struttura. Abbiamo un 2-5-1, un 2-5-1, abbiamo delle modulazioni, che è la grande fortuna, la grande abilità dei Beatles. Si è detto di tutto di Beatles, che non sapevano suonare, che hanno fatto tutto quello registrando, ma non si può negare che sapevano scrivere la musica. Yesterday è un chiaro esempio, e si vede qual è l'influenza del jazz nella scrittura. Un altro esempio, vediamo che la canzone sempre Yesterday è presente una scala minore melodica, ovvero quando la scala sale abbiamo per gli specialisti il sesto e il settimo grado sono maggiori, invece quando discende il sesto e il settimo grado sono minori. Questa è una tipica scala della musica classica, pensiamo a Bach, ma lo stesso jazz le ha riprese. Standard come Autumn Leaves o Lullaby of Birdland sono fatte con queste scale, e i Beatles, che diciamo non sapevano leggere, non avevano mai studiato musica, queste cose le adoperavano, e il caso di Yesterday è uno di questi. Uno dei grandi punti a favore dei Beatles, una grande bravura, sono sempre andati avanti, e vediamo che Lennon, questo album porta una canzone, la seconda traccia dell'album, e vediamo che è una canzone completamente acustica, loro che si facevano la tradizione del rock and roll americano, e questo è dovuto alla influenza che ha avuto Bob Dylan su di loro. Arriviamo nel 65, che nell'album Rubber Soul, e qui vediamo le grandi novità. Innanzitutto la canzone Norwegian Wood è fatta con il sitar, e qui già inizia la metà, siamo all'età degli anni 60, quindi la controcultura, le influenze che arrivano dall'Oriente, questa musica che all'epoca era sconosciuta, perché siamo nella metà degli anni 60, non c'era internet, e quindi i Beatles, grazie a George Harrison, scoprono la musica orientale. E Norwegian Wood ovviamente non è la prima canzone della storia della musica occidentale in cui c'è uno strumento indiano, ma di un gruppo che era famosissimo, era proprio musica pop, quello che intendiamo noi oggi. Pensiamo a Rihanna, ecco, i Beatles erano come Rihanna, se non di più, introducevano una novità assoluta dell'epoca, era la musica indiana, una canzone appunto scritta da John Lennon, e nella melodia della strofa vediamo che la scala è una scala modale misolidia, infatti è una
scala misolidia, quindi siamo nel campo della musica modale per gli specialisti del settore e vediamo che in questa scala maggiore il settimo grado è minore, infatti in questa scala troviamo un re. Tutto questo non si può spiegare se non che è una scala misolidia, una scala modale, e questo perché ovviamente non era una conoscenza di tutto questo, l'hanno fatto perché è una scala modale che nasce ed è presente nella cultura della musica tradizionale irlandese. McCartney, Lennon e George Harrison avevano dei parenti che sono arrivati all'Irlanda e quindi si sente tutto questo nella loro musica. Poi sempre in Norwegian Wood, tornando a questa canzone, ci sarà una modulazione in minore, anche qui per sottolineare la loro bravura, la loro capacità nel modulare. Un'altra canzone sempre di Lennon, Girl, sempre lo stesso album, anche qui abbiamo una scala minore armonica di Do minore, quindi questa grande tradizione sia classica che del jazz del Novecento. Siamo nel 66, esce il singolo dei Tripper e qui è molto importante perché è il simbolo di questa cultura, della controcultura, è una canzone che Lennon fa per criticare coloro che erano viaggiatori per un giorno, come abbiamo detto, la controcultura fa della cultura delle droghe psichedeliche un tentativo di conoscere il proprio inconscio, di evolvere se vogliamo, fare una rivoluzione antropologica dell'uomo, migliorarlo verso la pace. Quindi l'esercizio per conoscersi interiormente attraverso l'uso di queste droghe. Bene, dei Tripper, che sarebbe la canzone Chi viaggia soltanto un giorno, chi viaggia soltanto nei weekend, chi si fa gli LSD soltanto nei weekend per sballarsi, qui che lei non critica questa visione, perché chi vuole conoscersi interiormente deve farlo in tutti i giorni, non solo nei weekend. Arriviamo a Revolver e qui con l'ultima canzone, ma la prima che è stata registrata, sempre una canzone di Lennon, mi baserò principalmente su di lui. Tomorrow Never Knows è una canzone fatta con un accordo, quindi è se non è una delle prime, non è la prima canzone modale che c'è nella storia della musica popular music, la musica commerciale occidentale, se non altro in un album, in un contesto, in un gruppo che veramente avevano una visibilità internazionale. Questa canzone è fatta con un accordo solo, è stata registrata in modo alquanto virtuoso per l'epoca. La batteria è microfonata, la cassa è microfonata, cosa che si fa oggi ma all'epoca non si faceva. È stata tutta registrata con una serie a livello analogico, come si faceva allora, con dei nastri analogici. Ebbene, sentitela, è una rivoluzione quella canzone che ha influenzato moltissimi musicisti all'avvenire. Poi nel 67 abbiamo il celebre album Sgt. Pepper, non stiamo a parlarne, se ne è parlato enormemente, non è il primo concept album, non è un concept album, ma ha un po' quel respiro. L'ultima canzone, abbiamo un eccellente esempio della collaborazione tra Lennon e McCartney nella canzone Day Alive. E poi arriviamo a un altro esempio, il White Album, e qui vediamo altri esempi di questa unione fra classica e jazz che è presente nei Beatles, nella canzone Honey Pie. Vediamo che all'inizio abbiamo un autentico verse jazz, ovvero questi intro che non sono semplicemente ripetere la strofa, il corpo centrale, ma creare un'introduzione che era tipica anche della musica jazz degli anni 20 e 30, e qui McCartney, lui questa volta la ripropone. Abbiamo Dear Prudence, una canzone, se vogliamo, non ricorsiva come era stato anche Tomorrow Never Knows, quindi tipica della musica indiana, e qui vediamo gli influssi di questa musica, della controcultura che si cerca di rompere ormai gli schemi del chorus bridge, della strofa e del ritornello. Sempre White Album troviamo la canzone Revolver 9 fatta da Yoko Ono, Lennon e George Harrison, i quali stessi Beatles si sono ispirati alla musica d'avanguardia classica in quel periodo. Penso a Stockhausen, che anche lui lavorava in questo tipo, si sono ispirati. Non è per niente una musica fatta a caso. Stockhausen faceva le sue composizioni con la carta millimetrata. Ebbene, Revolver 9 vive e sente le influenze di questo. Abbiamo anche la canzone Cry Baby Cry, sempre scritta da Lennon, in quale vediamo che nella strofa, l'accordo, c'è una continua scende sempre di un semitono, la nota più alta dell'accordo discende. Questo era
tipico della musica classica dell'Ottocento. Ovviamente, ripetiamolo, non avevano conoscenza di questo, è inconscio, forse dovuto ai loro grandi ascolti, il loro grande orecchio, si nutrivano di tutta quanta la musica, ma non sapevano leggere, nessuno dei Beatles sapeva leggere. Una grande canzone di questo periodo che è un emblema, manifesto della controcultura è All You Need Is Love, scritta sempre da Lennon, e qui ideali di un amore universale, di fratellanza. Siamo nel contesto del 67, della guerra del Vietnam, piena critica a tutto questo. Tornando a Sgt. Pepper, una canzone che non si può non citare, Lucy in the Sky with Diamonds, sempre scritta da Lennon, e qui si sente, si vive proprio la stagione psichedelica della musica, è una canzone di riferimento, Lucy in the Sky with Diamonds. Il testo è tipico del no sense, che si rifà alla letteratura inglese di Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Per noi è un libro per bambini, ma per la cultura, per la letteratura britannica è stato uno dei grandi e uno dei maggiori esponenti del surrealismo letterario. Lucy in the Sky ha sia questa parte che si rifà al no sense di Lewis Carroll, sia come un esempio di musica psichedelica. Arrivando alla fine di tutta questa lunga chiacchierata sull'evoluzione continua dei Beatles, che hanno iniziato con il rock and roll, rhythm and blues, hanno iniziato a mettere dentro musica country, abbiamo visto, hanno iniziato a mettere Bob Dylan, hanno iniziato a mettere la musica indiana, le loro radici, la musica irlandese, folk, quindi sono entrati anche nella musica modale. Con i White Album troviamo anche pezzi Air Blues di Lennon, che è un pezzo blues di chiara matrice, che il blues era sempre stato un po' non troppo menzionato, ma si sentono alcuni riff di chitarra e si capisce che arrivano da quel mondo lì. Invece gli Air Blues dà una chiara impronta, anche i Beatles fanno anche blues. Chiudiamo con la canzone che apre l'ultimo album inciso dai Beatles, che è Come Together, l'album è Abbey Road. Anche qui una canzone scritta da Lennon, che un po' finisce dalla fine a quella grande stagione della controcultura, questo vecchio pelato che sa, che dà consigli, è lo stesso Lennon. E quindi abbiamo visto tutta la grande influenza, la grande corso della musica popular music, che inizia come musica popolare, ma che diventa sempre più colta, sempre più musica perfetta, questa volta da musicisti. Ebbene, e quindi capiamo perché nel 1969 Miles Davis farà uscire Beach Brew con chitarre distorte, con tastiere. Sì, il jazz abbraccerà con Miles Davis il rock che è nato in quegli anni, e nella prossima puntata parleremo ovviamente di lui. La nostra lunga chiacchierata è finita. Ovviamente fatemi sapere nei commenti ovviamente il vostro pensiero in modo civile, fatemi sapere se ho sbagliato, perché ripeto, non sono il Padre Eterno, non sono qui a fare lezioni di alcun tipo. Se ho sbagliato, semplicemente la vostra opinione, mi farebbe piacere saperla e dibattere in modo civile. Come sempre alla fine di queste mie chiacchierate mostro le mie fonti. Questo libro edito da Feltrinelli di Giovanni Borgognone, Storia degli Stati Uniti, ci ha accompagnato per tutto il nostro percorso, ci accompagnerà ancora. Invece per la parte musicale mi sono basato su questo libro di Claudio Gargano, Number 9, John Lennon in 99 canzoni, un tema ampio discusso, la musica degli anni 60. Ho voluto iniziare da qui per il mio gusto personale, perché lo trovavo più emblematico. E nulla, vi ringrazio e alla prossima, e come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo.